Ma quanto è fastidiosa la mozzarella quando è così liquida. Ma oggi ti spiego come passare da questo a questo risultato qua, questa mozzarella che rimane bella, solida, quasi scolpita sulla pizza. È tutta una questione di come la si gestisce e come la si va ad asciugare. Te lo spiego oggi in questo video. Andiamo. Per l'asciugatura corretta della mozzarella in casa muniamoci di alcune semplici cose. Prima di tutto, scolapasta, dovremmo avercelo tutti, siamo italiani, della mozzarella, semplice, un tagliere e un coltello, quello che volete. Prendiamo la nostra mozzarella, io vi consiglio di orientarla verso questo lato, quindi il lato più lungo, e andiamo a fare delle rondelle, spesse all'incirca 1 centimetro, poi qua dipende un po' da voi, da che spessore volete la vostra mozzarella. Ottenute queste fettine, ora ci serve il nostro scolapasta. In questo caso io metto una scodella sotto, ma voi potete farlo direttamente nel lavandino di casa. Quello che faccio è andare a riporre le mie fettine di mozzarella nella base, cercate di non sovrapporle, come vedete. Dopodiché vado a mettere un telo di carta assorbente sopra, anche 2. E ora mi serve mettere sopra qualcosa che faccia del peso, eserciti del peso, in modo che la mozzarella possa perdere la sua acqua. Io utilizzo semplicemente un piatto e vado a mettere sopra qualcosa che faccia pressione, come un barattolo di pelati, insomma qualcosa che possa tenere in pressione questa mozzarella. Questo è il primo step. Ora dipende un po' da che grado di asciugatura volete della vostra mozzarella. Se utilizzate questa tecnica qua, dopo circa 2-3 ore la vostra mozzarella, a seconda di quanto è pesante ciò che gli mettete sopra, è pronta per essere utilizzata. E io ne ho un campione qua e dopo andiamo a farci una pizza. Mentre se volete asciugarla bene, quello che vi consiglio è di prendere questa mozzarella e fare in questo modo. Se volete una mozzarella ancora più asciutta, quello che vi consiglio a livello casalingo è di prendere la mozzarella che è già rimasta a sgocciolare almeno per un paio d'ore e andare ad adagiare le fettine sopra la carta assorbente, in questo modo. Dopodiché andiamo a coprire con altra carta assorbente, in questo modo, e andiamo a mettere un altro piatto sopra, a coprire e a esercitare leggermente pressione. E ora lo lasciamo in frigo per tutta la notte e domani sarà pronto all'utilizzo. Chiaramente i tempi di riposo variano a seconda di quanto è bagnata la mozzarella, cioè più la mozzarella che usate è asciutta, meno tempo ci vorrà, più è bagnata, più tempo ci vorrà, e vi consiglio di utilizzare il processo lungo, se volete un'asciugatura completa. Una volta che la vostra mozzarella si è asciugata totalmente, questa qua che state vedendo è rimasta in frigo per tutta la notte, guardate un po' quanto è asciutta, possiamo andare a dargli il taglio che preferiamo. A me solitamente piace questo taglio qua di lungo. Anche qua spessore di all'incirca, vi direi a occhio, 1 centimetro. E questa è la differenza fra una mozzarella asciugata bene e una mozzarella asciugata per qualche ora. Quindi questa l'ho lasciata in frigo a riposare per tutta la notte, come vi ho fatto vedere prima, mentre questa pressata per un paio d'ore. Stessa mozzarella, risultato estremamente differente. Se il video ti è piaciuto, seguimi, se hai imparato qualcosa lascia un mi piace e ci vediamo al prossimo video. Ciao!